Già, ci sono due situazioni in cui il risveglio spirituale e nello specifico l'apertura della ghiandola pineale o del terzo occhio o del primo occhio, a seconda delle correnti che si seguono, sono assolutamente pericolose. Allora, una riguarda la società, pericoloso per la società. Società nel senso il Matrix, società nel senso il grande fratello, il Big Brother, quello che guarda e controlla tutto, perché i nomi non sono mai casuali, ed è spesso rappresentato da personaggi famosi in diverse foto su diversi profili, lo puoi facilmente verificare, persone che si coprono l'occhio, che tu dici ma a che cosa si copre l'occhio? Perché è un richiamo fare capire che si è da una certa parte e che è spesso rappresentato anche dal triangolo con l'occhio dentro, quindi pericoloso per la società, il Matrix, e l'altra situazione è che è pericoloso per te perché ti incasini assolutamente a lot, tantissimo. Allora, iniziamo con la prima, per il Grande Fratello, per la società quella che comanda. Quando tu apri questo, la ghiandola pineale, tu scopri chi sei veramente, scopri l'io, cioè scopri qual è il tuo ruolo all'interno dell'universo, all'interno di questo mondo invisibile che è presente qui sulla Terra. Sembrano parole, definizioni molto difficili, ma sono sicura che riesci a seguirmi. Non sei più la fede, il mondo invisibile, il Nob all'interno della società che mette questi paletti, queste regole che spesso sono veramente delle cose assurde. Scopri veramente chi sei tu, e quando scopri veramente chi sei tu non segui più le regole che ti portano ad una vita che è completamente sballata o regole che sono assolutamente fasulle. Ok, allora l'obiezione può essere sì, dai, tutta fuffa, tanto alla fine nella vita reale. Allora ti faccio alcuni esempi della vita reale. Vemo. L'elettrico. L'elettrico che hanno promosso in tutte le salse, in tutti i ristoranti, in tutte le maniere possibili, il grande Elon Musk, e non solo, e anche qui dal nome si capisce moltissimo, come ho detto prima, l'importanza dei nomi, il significato, l'etimologia che non è mai casuale. Se tu avessi avuto o se hai avuto questa aperta, che cosa hai fatto? Non hai buttato dalla finestra i tuoi risparmi e comprato una macchina che si è dimostrata essere veramente una ciofeca, essere pericolosa. Tant'è infatti che in Germania ci sono tantissime concessionarie che hanno parcheggiate tantissime auto elettriche perché non le vuole più nessuno. Quindi se tu hai avuto o avessi avuto questo aperto, avresti detto dunque qual è la vera realtà? Aspetta, che secondo me la vera realtà è l'idrogeno, e l'idrogeno, se investivi in azioni in idrogeno fino a 2 anni fa, visto che ancora non ne parlava nessuno e sembrava galbusera, avresti guadagnato diversi soldini invece di buttarli dalla finestra con le auto elettriche, con l'acquisto se l'hai fatto delle auto elettriche. Oggi puoi ancora acquistare delle azioni nell'idrogeno, ma quando si comincia a parlare spesso di un argomento, spesso di una cosa, le persone, la maggioranza diciamo, si sveglia e i guadagni non sono più come prima. Tra l'altro io sto aspettando ardentemente di avere una caldaia a idrogeno perché il mio amministratore condominiale voleva propormi la caldaia elettrica super tecnologica. Chi è? La caldaia a idrogeno sarà il top, e questo è un altro esempio. Non farti fregare, quando hai questa aperta non ti fai fregare. Un altro esempio, le cripto, che fino a moltissimi anni fa ci sono persone veramente che hanno guadagnato un sacchissimo di soldi, solo che appunto le cripto, se avessi avuto questa aperta o se ce l'hai aperta e quindi le hai vendute quando hai capito che non era più cossa, non avresti perso dei soldi. Io ho un carissimo amico olandese, si sa che gli olandesi sono pragmatici. Lui mi ha detto guarda Fede, io lo so che quei soldi delle cripto non li vedrò più, faccio finta di non averli, li ho già messi nel mio business plan come spese. Un altro esempio, se tu avessi avuto, hai avuto questa aperta nel 2020,
hai fatto un certo tipo di scelta e non l'altra, e quindi ciò significa che la tua salute è assolutamente ottima, funziona con un filo di gas. L'ultimo esempio, il presidente americano che sta per entrare, ce lo hanno dipinto come il Salvatore, Jesus che torna tra di noi, l'angelo che ci viene a salvare. Peccato che di angeli che scendono dall'alto ce ne sono diversi, dipende quale angelo è. E non è un caso, infatti, che abbiano detto già da ieri che finalmente, dopo 15 mesi di conflitto, arriva l'accordo tra Gaza e Israele, perché te lo hanno promosso come il presidente che non farà mai le guerre, come il presidente paciere. Poi però succede che lo stesso presidente butta lì 2 o 3 affermazioni, cioè decide di giocare a risico senza avvisare nessuno, perché lui si vuole comprare la Groenlandia, che non è la sua, e si vuole comprare il Golfo di Panama, che non è il suo. Quindi se questo non ce l'hai aperto, hai 2 realtà che cozzano completamente e ti fanno diventare matto. Se questo ce l'hai aperto perché hai deciso e hai scelto consapevolmente di voler vedere in faccia la realtà, anche se fa malissimo, tu sei centrato e ti fai delle grossissime risate, e ti posso assicurare che questo ti fa stare super centrato e non ti ferma più nessuno. E sull'importanza di guardare in faccia la vera realtà per ricaricarti ho fatto un video, te lo lascio qui e magari te lo lascio anche in descrizione. Boh, prima situazione pericolosa per la Matrix o il Grande Fratello, seconda situazione pericolosa per te stesso. Ora, per il risveglio spirituale, per aprire questa, ci sono delle fasi, 5, da cui passiamo tutti. Poi che le fasi si facciano a seconda degli individui, perché ogni individuo è diverso, ogni DNA è diverso, e ci sono delle fasi magari che alcune persone le fanno assieme, c'è chi passa dalla 1 alla 4 e poi torna indietro. Ok, non c'è una regola, ma per fortuna. Quindi, se tu decidi improvvisamente di provare delle esperienze, o perché è di moda il risveglio spirituale, quindi un risveglio spirituale indotto perché è di moda, perdi assolutamente la ragione, ti incasini a non finire. E ti faccio alcuni esempi. Da quasi forse 12 anni anche in Europa va di moda l'esperienza dell'ayahuasca, che sono queste erbe che nascono in alcune parti dell'America Latina e non solo, ok? Perché Messico non è l'America Latina, è l'America centrale, se non erro, poi magari sbaglio perché faccio sempre un gran casino lì, sono troppi. No, dai, scherzo. Quindi questa moda di provare l'esperienza dell'ayahuasca, perché ci sono queste erbe che hanno la proprietà naturale allucinogena, per cui avevo letto, mi ricordo 10 anni fa, questo articolo di questo giornalista che era andato a Berlino, perché allora Berlino era il posto dove volevano andare tutti, dove c'erano degli sciamani che arrivavano dal Sud America e dal Centro America. La location, il posto dove si faceva questa esperienza di ayahuasca era segreta, veniva comunicato la sera prima dove, e si faceva questa esperienza, l'esperienza dell'ayahuasca, per mettere a posto la tua vita, per avere illuminazioni. E il giornalista diceva: io avevo fatto 10 anni di psicologo e quindi un po' di cose, adesso senza psicologo sì, psicologo no, alcune cose le avevo un po' risolte, e sono stato fortunato perché in quella notte, con tutti i viaggi miei che ho fatto, ok, sono stato seguito da uno degli sciamani. Ci sono persone invece che alla mattina sono tornate in sé per diversi motivi, non sono state seguite dagli sciamani, perché ognuno fa un viaggio diverso, e per loro l'esperienza era stata negativa, cioè sembrava che, come si diceva una volta in gergo, ci fossero quasi rimaste. Quindi indurre il risveglio spirituale e l'apertura del terzo occhio, del primo occhio, perché è di moda e perché fa fashion, ti incasina veramente. Io mi ricordo che avevo questo amico che stava con questa ragazza, insomma era un rapporto, non era una relazione fissa, era una relazione ma non era una relazione fissa,
siccome loro volevano vedere se come coppia andavano bene, hanno fatto il viaggio dell'ayahuasca e adesso speriamo che YouTube non lo tagli, ma non credo di dire niente di assurdo. Per 8 ore hanno fatto sesso continuativo. Ora, al di là del sesso continuativo, ma anche no, io voglio sapere, dopo 8 ore di sesso continuativo sotto l'ayahuasca, come camminava la donna il giorno dopo, come camminava quell'uomo il giorno dopo e in realtà che tipo di cambiamento di vita o di coppia queste persone si aspettavano. E quindi queste esperienze si possono fare, quelle dell'ayahuasca, ma io direi che è quasi alla fine del percorso, dopo che hai attraversato tutte le 5 fasi, perché che cosa succede durante il risveglio spirituale? Che il tuo corpo diventa una sorta di super power, magic powers, e ho fatto un video su che cosa succede al tuo corpo e lo trovi sempre qui e in descrizione. A proposito, io sono Nob, stacco così, io sono Nob, la fede, il mondo invisibile, e in questo canale ti porto alla scoperta di quelle scienze o conoscenze che per molto tempo sono state messe all'angolo o definite come dicerie, superstizioni, che in realtà sono quelle, appunto come sempre, che ti hanno tenuto nascoste, che una volta che impari a conoscerle, a sentirle, ti fanno veramente vivere la vita in maniera completamente diversa. La vita diventa più facile, il che non vuol dire che non ci sono i problemi, ci sono, ma cambia completamente prospettiva. E sempre adesso, vai, è arrivato il momento, se ascoltando questo video ti sono arrivate un po' di illuminations, se hai fatto qualche click, se pensi che ne valga la pena, puoi mettermi ai like, puoi condividere il video, puoi iscriverti al canale sempre se vuoi, anzi ringrazio tutti quelli che si sono iscritti senza conoscermi, grazie ragazzi e ragazze, e puoi scrivermi sempre nei commenti che cosa ne pensi tu di quello che si sto dicendo, sia pericoloso il risveglio per il Matrix, sia pericoloso il risveglio per te. Continuiamo con la storia del pericoloso per te. Questo è uno dei diversi chakra che noi abbiamo, e se tu apri questo e ce n'è anche solo uno che non è aperto degli altri, non si crea il famoso flusso dell'energia, c'è il blocco. Inoltre, io li chiamo i non sensi. Quando si attiva il risveglio spirituale, ci sono delle cose che diventano super amplificate. Quindi se non le hai esperienziate e ti arriva la botta tipo dell'ayahuasca, oppure fai un corso di super meditazione dove magari ti insegnano anche quel tantra, dove allievi e studenti fanno l'ussesso insieme, che è una cosa assolutamente scandalosa, quello che si attiva è che questo l'udito si attiva moltissimo, cioè senti a distanza, quindi se non hai fatto esperienze di questo, ma piano piano, e non hai esperienziato che fa parte dell'apertura del terzo occhio, ti prendi paura. Stessa cosa l'olfatto e il gusto, e non è un caso che durante la pandemia con il Covid i sensi che si andavano a intaccare erano questi, perché fanno parte dell'apertura della ghiandola pineale. Ale, boom, bomba lì. Quindi l'olfatto, cioè a volte sembri un segugio, ti potrebbero assumere la Digos per trovare la cocaina in giro, non solo, e il sapore esplode di brutto. Quindi se non hai fatto esperienza di questo e piano piano di punti in bianco t'arriva, puoi prendere paura. Inoltre, quando si apre il primo o il terzo occhio, succede che arrivano entità da altre dimensioni, e non è una cazzata, non è una cazzata. Guarda, ho fatto un video ieri sera di 3 secondi per provare un nuovo software, ero in casa, ho fatto vedere a mio babbo questo spezzone di questo video di che cosa c'era dietro di me, 3 secondi, ed è la seconda volta o terza che mi succede nei video, e lo noto solo perché edito i video. Se vuoi in un video te lo metto, arrivano dimensioni, arrivano entità o qualsiasi cosa siano da altre dimensioni
che sono tendenzialmente buone, e se non hai fatto esperienza di questo piano piano, e su questo ho fatto un video su come comunicano queste entità o su come comunica Dio la fonte, e lo trovi sempre qui o in descrizione, ti prendi paura, pensi di essere assolutamente diventato matto, e invece no, fa tutto parte di questo, ma deve essere un passo graduale. Soprattutto, un altro esempio che mi sono dimenticata, soprattutto sono strasicura che ti sia capitato di conoscere persone che si professano di avere la ghiandola pineale aperta, il primo occhio aperto, il terzo occhio aperto, però poi tu ascolti quello che dicono, le parole vanno alla cazzo. Vedi come si comportano con le persone, sesso destra manca, magari anche senza preservativo, selfish, egoisti, non ci mettono mai la faccia, e questo è un chiaro esempio di persone che hanno intrapreso il risveglio spirituale o l'apertura della ghiandola pineale come dicono, come sto dicendo che non bisogna fare in maniera accelerata e magari indotta perché va di moda, perché pensi di essere più figo, quando tutto il resto è da un'altra parte, non come quello di prima, le due realtà che cozzano e dici aiuto, e invece ci deve essere una realtà, una dimensione, diciamo, se dovessi fare una similitudine, che va, e su quella tu stai. E se ti interessano questo tipo di video, te ne lascio un altro qui dove spiego un po' di queste cosucce, e credo veramente che ne valga la pena di attivare in maniera graduale, soft, quando arriva il risveglio spirituale, le 5 fasi, quindi il primo occhio, il terzo occhio, perché ci sono moltissime persone, moltissimi esseri umani che arrivano su questa terra e lasciano questa terra senza aver fatto l'esperienza di aprire questo, perché quando apri questo trovi il tuo spazio, la tua collocazione all'interno dell'universo.